Ciao e benvenuti al podcast di Impara l'italiano. Sono Emma. E io sono Jack. Siamo felici di stare qui con voi. Oggi parliamo di un argomento molto importante: come parlare del passato in italiano. Esatto. Impariamo a raccontare cosa abbiamo fatto ieri, la scorsa settimana o l'anno scorso. Se vi piace questo video, per favore iscrivetevi al canale e mettete un mi piace. Ci aiuta tantissimo. Iniziamo con una chiacchierata, poi Emma ci insegnerà tutto e alla fine faremo un ripasso. Pronti? Allora, Jack, come stai oggi? Oggi sto benissimo, grazie. E tu, Emma? Anch'io sto molto bene. Sono contenta di fare questo video. Jack, cosa hai fatto ieri? Ieri ho fatto molte cose. La mattina ho studiato italiano, poi ho incontrato un amico per un caffè. Che bello! Anche io ieri ho visto un'amica. Siamo andati al cinema insieme. Ah, davvero? Che film avete visto? Abbiamo visto una commedia italiana. È stato molto divertente. Perfetto. Anche il mio weekend è stato buono. Sabato sono andato al parco e ho fatto una lunga passeggiata. Che bella idea! Domenica io ho cucinato una pasta al pomodoro per la mia famiglia. Scommetto che era deliziosa. Io domenica ho solo riposato a casa. A volte è necessario. Bene, ora iniziamo la nostra lezione vera e propria. L'argomento di oggi è come parlare delle cose che sono già successe. In italiano il passato più comune si chiama passato prossimo. Passato prossimo. Prossimo significa vicino, giusto? Quindi è un passato vicino? Esattamente, è un'ottima osservazione. Si chiama così perché spesso parla di azioni vicine a noi, finite da poco, ma in realtà lo usiamo per tantissime cose passate. È il primo passato che si impara. Quindi se voglio dire I ate the pizza oppure I have eaten the pizza, devo usare questo? Sì, Jack, perfetto. Ora, la formula è questa. Per fare il passato prossimo abbiamo bisogno di due ingredienti. Il primo ingrediente si chiama ausiliare. Ausiliare. Una parola difficile. Sembra difficile, ma è semplicissima. L'ausiliare non è altro che il verbo avere o il verbo essere coniugato al presente. Ah, quindi come io ho, tu hai, lui ha. Oppure io sono, tu sei, lui è. Bravo, hai già capito la prima parte. Il secondo ingrediente si chiama participio passato. Questa è la forma del verbo che di solito finisce in ato, uto o ito. Per esempio? Prendiamo un verbo facile, mangiare. Il suo participio passato è mangiato, quindi se io voglio dire I ate, prendo l'ausiliare avere e ci aggiungo mangiato. Io ho più mangiato. Io ho mangiato. Quindi io ho mangiato, tu hai mangiato, lui ha mangiato, lei ha mangiato. Esattamente. Facciamo un altro esempio. Il verbo leggere, to read. Il participio passato è letto. Tu come fai? Tu hai letto un libro. Perfetto, molto bene. Ora però c'è una cosa molto importante. Non tutti i verbi usano avere come ausiliare. Alcuni usano essere. Oh no, e come faccio a sapere quale usare? Niente panico, c'è una regola generale che aiuta molto. Di solito i verbi che usano essere sono verbi di movimento, come andare, to go, venire, to come, partire, to leave, oppure verbi che descrivono un cambiamento di stato, come diventare, to become, nascere, to be born. Quindi andare usa essere. Come si fa? Prima troviamo il participio passato di andare, che è andato. Poi usiamo essere, quindi io sono andato, tu sei andato, lui è andato. Ma aspetta, io sono andato. E se sono una donna? Ottima domanda. Questa è la parte più bella e importante con l'ausiliare essere. Quando usi essere, il participio passato deve accordarsi, come un aggettivo. Quindi, se sei tu, Jack, dici io sono andato. Se sono io, Emma, dico io sono andata. Ah, quindi cambia la fine. Andato per maschile, andata per femminile. Sì, e al plurale
Noi siamo andati, un gruppo di uomini o misto, noi siamo andate, un gruppo di sole donne. Quindi, riassumendo, con essere devo fare accordare il participio, con avere invece no. Esatto, con avere il participio è fisso. Io ho mangiato la pizza, lei ha mangiato la pizza. Non cambia. Con essere cambia sempre. Facciamo un esempio con arrivare. Arrivare. Participio passato, arrivato. Ausiliare, essere. Quindi, loro sono arrivati se sono uomini e loro sono arrivate se sono donne. Bravo Jack, sei un campione. Ora, per essere sicuri, facciamo un po' di pratica insieme. Ti dico un verbo e tu provi a fare una frase al passato. Primo verbo, comprare, to buy. Usa avere. Io ho comprato il pane. Perfetto. Secondo verbo, uscire, to go out. Attenzione, Uscire è un verbo di movimento. Sì, esco di casa, quindi usa essere. Io sono uscito ieri sera. ma se sono io che esco? Ah, giusto. Io sono uscita ieri sera. Fantastico. Terzo verbo, dormire, to sleep. Dormire non è movimento. Uso avere. La bambina ha dormito tutta la notte. Eccellente! Vedi che sta diventando più facile. Ora parliamo delle parole che ci aiutano a collocare l'azione nel passato. Tipo ieri. Sì, ieri, ma ce ne sono altre molto utili. Per esempio, l'altro ieri, the day before yesterday, la scorsa settimana, last week, un mese fa, a month ago, l'anno scorso, last year, 2 ore fa, 2 hours ago. Quindi posso dire l'altro ieri sono andato al cinema. Oppure 2 ore fa ho bevuto un caffè. Esatto, queste parole di solito vanno alla fine della frase. Adesso cosa facciamo se vogliamo fare una frase negativa per dire I did not eat? Metti non? Sì, ma dove? Il non va sempre, sempre prima dell'ausiliare, quindi io non ho mangiato, lei non è arrivata, mai dopo. Quindi non ho visto il film. Non siamo usciti. Perfetto. E per fare una domanda, come chiedi did you eat? In italiano è più facile, no? Basta cambiare la voce. Tu hai mangiato? Esattamente. Niente inversione come in inglese. L'ordine resta uguale, ma la tua voce sale alla fine. Voi avete studiato? Lei è partita? Questo mi piace, è più semplice. Ora, per finire questa parte, parliamo di 2 verbi molto importanti, che sono anche irregolari. Il verbo fare, to do, make, e il verbo dire, to say, tell. I loro participi passati sono irregolari. Oh no, devo memorizzarli? Sì, ma sono facili. Il participio di fare è fatto. Io ho fatto la spesa. Quello di dire è detto. Lui ha detto ciao. Fatto, detto. Ok, li ripeto. Fatto, detto. Bravo! Allora ricapitoliamo tutto con una piccola storia. Ieri io, Emma, sono andata al supermercato. Ho comprato la frutta. Poi sono tornata a casa e ho fatto una torta. La torta è stata buonissima. Tu, Jack, cosa hai fatto? Ieri io sono stato in ufficio, ho lavorato molto. Poi sono uscito con degli amici e abbiamo mangiato una pizza. La pizza è stata deliziosa. Non abbiamo visto un film perché siamo tornati a casa presto. Ma che racconto perfetto! Hai usato tutto. Essere e avere, l'accordo con stato deliziosa, le parole come ieri e poi. Sono così orgogliosa. Grazie, maestra. Alla fine non era così spaventoso. Ora passiamo alla pratica. Impariamo insieme tante frasi utili per parlare del passato. Non leggeremo solo una lista, ma le useremo in piccole conversazioni. Pronto, Jack? Prontissimo. Iniziamo. Iniziamo con frasi che usano l'ausiliare avere. Sono tantissime. Per esempio, per parlare di studio o lavoro. Ok, allora ho studiato molto per l'esame. Bravo! E per chiedere a qualcuno, hai lavorato ieri? Sì, ieri ho lavorato fino a tardi. E tu, Emma? Io ho finito il mio progetto. Ora parliamo di azioni quotidiane. Hai fatto colazione stamattina? Certo, ho fatto colazione con caffè e biscotti. Poi ho letto il giornale. Perfetto.
Anche io ho letto qualcosa. E la sera? Abbiamo guardato un film in televisione. Che bello! Io invece ho scritto una email lunga a mio cugino. Spesso parliamo di cosa abbiamo comprato o preso. Per esempio, Luca ha comprato una macchina nuova. Wow! Io ho preso solo l'autobus oggi. Va bene lo stesso. A volte le cose non vanno come previsto. Allora diciamo, non ho capito la lezione. Oppure non abbiamo avuto tempo per visitare il museo. Esatto. E per il tempo atmosferico? Ieri ha piovuto tutto il giorno. Davvero? Da me ha fatto molto sole. Adesso passiamo alle frasi con l'ausiliare essere. Ricorda, qui il participio si accorda. Iniziamo con il verbo andare. Allora, sono andato al mercato con mia madre. Se io dico la stessa cosa, sono andata al mercato con mia madre. Vedi la differenza? Sì, la finale. Sei stata felice del viaggio? Sì, sono stata molto felice. Parliamo di arrivi e partenze. Marco è arrivato in ufficio alle 9. Maria è partita per Roma ieri sera. E poi siamo tornati a casa molto stanchi. Anche voi siete usciti ieri? No, non siamo usciti. Siamo rimasti a casa. È stata una serata tranquilla. Altri verbi importanti con essere, nascere e morire. Sono forti ma utili. Mio nonno è nato nel 1945. La nonna di Paolo è morta l'anno scorso. Sono verbi tristi ma importanti. Ora mischiamo tutto. Usiamo alcuni verbi irregolari molto comuni. Il primo, volere. Il participio è voluto. Ho voluto chiamarti, ma il telefono era scarico. Il prossimo, potere. Participio, potuto. Sei potuto venire alla festa? No, non sono potuto venire, mi dispiace. Il verbo dovere. Participio, dovuto. Abbiamo dovuto aspettare un'ora. È successo anche a me. Ho dovuto comprare un biglietto nuovo. Continuiamo con altri verbi di uso quotidiano. Per esempio, aprire e chiudere. Ho aperto la finestra perché fa caldo. Hai chiuso a chiave la porta? Sì, l'ho chiusa. Poi, hai vinto la partita di calcio? No, purtroppo abbiamo perso, ma va bene così. A volte succedono piccoli incidenti. Sono caduto dalla bicicletta. Oh no, sei diventato rosso dalla vergogna? Proprio così, è successo in un attimo. Parliamo di sentimenti e incontri. Ho conosciuto una persona simpatica al corso. Hai ricevuto il mio regalo? Sì, grazie. Ho risposto subito al tuo messaggio. E le attività del tempo libero? Abbiamo bevuto un ottimo vino. Avete dormito bene nell'albergo? Molto bene. E voi? Avete suonato la chitarra come al solito? Sì, abbiamo suonato per 2 ore. Infine, alcuni verbi che parlano dei nostri sensi e pensieri. Ho sentito un rumore strano. Hai capito finalmente quella regola di grammatica? Sì, finalmente. Ho creduto alla tua scusa. Sono contento. E l'ultima frase? Una frase dolce per finire. Ho pensato a te tutto il giorno. Ah, che bella frase. Anche io ho pensato a te. Ecco, abbiamo usato tantissime frasi. Non sono numeri da memorizzare, ma modi per raccontare la tua giornata, i tuoi sentimenti, le tue esperienze. Esatto. La cosa importante è provare a usarle. Anche se sbagliamo l'accordo o l'ausiliare, all'inizio è normale. Proprio così. La pratica è tutto. Ora provate voi a fare frasi simili, nei commenti. Ora, dopo tutte quelle frasi, facciamo un bel respiro e ripassiamo insieme le parole più importanti di oggi. Ti va, Jack? Sì, è una buona idea. Così fissiamo meglio i concetti nella mente. Perfetto. Iniziamo dalle parole che ci dicono quando è successo qualcosa. La più semplice e utile. Ieri significa il giorno prima di oggi. Ieri ho visto un bel film. Esatto. E se vogliamo parlare del giorno prima di ieri? Ah, quella è l'altro ieri. L'altro ieri ho incontrato Lucia per un caffè. Bravo. Poi abbiamo le espressioni per la settimana e l'anno passato. La scorsa settimana. La scorsa settimana sono stato molto occupato. E per l'anno? L'anno scorso. L'anno scorso ho imparato a nuotare. Un'altra parolina magica è fa. Si usa con un numero di tempo. Giusto. 3 giorni fa, 1 ora fa, 10 minuti fa.
3 giorni fa ho parlato con Marco. Perfetto. Ora il cuore della lezione di oggi. I due ausiliari. Il primo è Avere. È l'ausiliare che usiamo per la maggior parte dei verbi, come mangiare, leggere, comprare. sì, e la regola con avere è semplice. Il participio passato non cambia. Io ho mangiato. Lei ha mangiato. Loro hanno mangiato. La forma è sempre la stessa. Quindi è più facile. Il secondo ausiliare è essere, che è un po' più vivace. Proprio così. Essere è per i verbi di movimento, come andare o partire, e per i verbi riflessivi. La cosa importante è l'accordo. L'accordo. Questa è la parte che devo ricordare. Con essere il participio passato si comporta come un aggettivo. Esattamente. Deve accordarsi in genere e numero con chi fa l'azione. Facciamo un esempio? Volentieri. Il verbo arrivare, participio arrivato. Quindi se parlo di me, donna, dico, Io sono arrivata. e se parli di te e di un amico, uomini. Noi siamo arrivati. E se parlo di me e di Sofia, 2 donne. Voi siete arrivate. Vedi, lo so. Sei fortissimo! Ora parliamo dei participi passati. Sono la seconda parte della formula. Molti finiscono in ato. Sì, come mangiato, comprato, parlato, lavorato. Sono regolari. Poi ci sono quelli in uto, come voluto, potuto, saputo. E quelli in ito, come dormito, capito, partito. Esatto. E poi ci sono i superstar, i participi irregolari che usiamo sempre. Ne vediamo alcuni? Certo, uno importantissimo è stato o stata, stati, state. Viene dal verbo essere. Già, io sono stato a casa. Lei è stata gentile. Un altro irregolare comune? Fatto, dal verbo fare. Che cosa hai fatto ieri? Ottimo. E detto, da dire. Lui ha detto una cosa buffa. Visto, da vedere. Non ho visto nessuno. Preso, da prendere. Ho preso il treno delle 8. Ripassiamo anche qualche verbo specifico che usa essere. Ne citiamo 3 importanti. Andare diventa andato, andata. Sono andato in banca. Venire diventa venuto, venuta. Sei venuta alla festa? Partire diventa partito, partita. Sono partiti per le vacanze. Perfetto. E per finire parliamo della negazione e delle domande. La parola per dire no a un'azione passata. Non. E deve stare sempre davanti all'ausiliare, mai dopo. Quindi si dice Non ho studiato. Non siamo usciti. Mai ho non studiato. e per trasformare una frase in domanda, niente di speciale, solo La voce che sale. L'intonazione. Hai mangiato? Sei stato bene? proprio così. La grammatica è importante, ma anche la musica della lingua lo è. Quindi, ricapitolando, abbiamo le parole di tempo, ieri, fa, i 2 ausiliari, avere e essere, i participi passati regolari e alcuni irregolari, e la posizione di non. Esattamente. Se ricordi questo schema, puoi costruire tantissime frasi per raccontare la tua vita. Mi sembra molto più chiaro ora. Ripetere insieme aiuta davvero. Sono contenta. La ripetizione è la chiave per imparare. Ora tocca ai nostri amici a casa di provare. Eccoci arrivati alla fine della nostra chiacchierata sul passato. Che viaggio, ragazzi! Davvero, abbiamo parlato di così tante cose. Mi sento come dopo una lunga bella passeggiata nella grammatica italiana. Sì, e ora è il momento di sedersi e ricordare tutto quello che abbiamo visto insieme. Allora, ricapitoliamo. Oggi abbiamo imparato a costruire il passato prossimo. È il nostro passato principale per raccontare storie. Esatto, e per costruirlo ci servono sempre 2 amici, un ausiliare e un participio passato. I 2 ausiliari sono avere e essere. Per molti verbi, come mangiare o leggere, usiamo avere. E per verbi come andare, venire o partire usiamo essere. Con essere dobbiamo fare attenzione all'accordo. Andato, andata, andati, andate. Questa parte all'inizio sembra complicata, ma con la pratica diventa naturale, promesso. Poi abbiamo visto tantissime parole del tempo passato. Ci aiutano a dire quando è successo qualcosa. Parole come ieri, l'altro ieri, la scorsa settimana, un mese fa, sono le nostre coordinate nel tempo.
E non dimentichiamo come fare le frasi negative e le domande. Per dire non, la parolina magica va sempre prima dell'ausiliare. Quindi non ho capito. Non siamo andati. Facile. E per fare una domanda? Niente inversione, basta usare la nostra voce. Sei stato a Roma? Avete mangiato? La musica della lingua è importante quanto le regole. Abbiamo anche incontrato alcuni verbi irregolari molto importanti e usatissimi. Come fare, fatto, e dire, detto. Li incontrerete sempre. E soprattutto abbiamo praticato, praticato, praticato. Abbiamo ascoltato e creato più di 50 frasi diverse. Perché l'obiettivo non è memorizzare una regola, ma riuscire a dire «ieri ho visto un amico» o «la scorsa estate sono andata al mare». Proprio così. Vogliamo che possiate raccontare i vostri ricordi, le vostre storie, le vostre piccole avventure quotidiane. Ora, come facciamo ogni volta, è il momento di passare il microfono a voi. La nostra domanda del giorno è qui. Oggi vi chiediamo: cosa hai fatto di bello o di interessante lo scorso fine settimana? Usate il passato prossimo che abbiamo imparato oggi. Non abbiate paura di sbagliare. Potete scrivere qualcosa di semplice, come sabato ho guardato un film, domenica ho cucinato la pasta. Oppure raccontateci un'avventura. Noi saremo lì a leggere tutti i vostri commenti e a fare il tifo per voi. È il modo migliore per esercitarvi. Scrivete, leggete i commenti degli altri, imparate insieme a questa comunità. E ricordatevi, l'italiano si impara un passo alla volta. Oggi era il passato prossimo, un grande passo. Non preoccupatevi se non ricordate tutto subito. Riguardatevi il video, prendete appunti, ripetete le frasi ad alta voce. Ogni piccolo sforzo che fate vi porta più vicini a parlare in modo naturale. Siamo qui per accompagnarvi. Grazie di cuore per aver passato questo tempo con noi. Siete studenti fantastici. Se vi è piaciuta questa lezione, ci aiutate tantissimo a iscrivervi al canale, a mettere un mi piace e a condividere il video con un amico che sta studiando italiano. Così possiamo continuare a fare nuove lezioni per voi. Continuate a esercitarvi, a sognare in italiano e a raccontare le vostre storie. A prestissimo! Ciao ciao!